everyone, welcome or welcome back to my channel. Ritorno alla rubrica 101 Pro Tips. Questa rubrica l'avevo iniziata l'anno scorso nel periodo di agosto-settembre, diciamo, e poi l'ho lasciata un po', ma in realtà, siccome moltissimi di voi chiedete le cose proprio base, semplici, ho deciso di continuare questa rubrica e quindi ripartiamo con la base. Avevo fatto un video sulla base, però poi avevo fatto anche altri step. Questo video è solamente sulla base. Perché rifaccio questo video? Perché qualche giorno fa ho pubblicato un video in merito alle scuole di make-up in Italia e volevo dimostrare proprio concretamente che tutto quello che generalmente viene insegnato per quanto riguarda la pelle scura molto spesso è errato o comunque inesatto, come per esempio che la pelle scura è perfetta oppure che la pelle scura non ha occhiaie perché siamo scuri e non si vede, cioè queste sono idiozie, 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 zie. E quindi adesso vi mostro che quello che dicono non è reale o comunque fa parte di un insegnamento vecchia scuola, non lo so, di 20-30 anni fa, perché sentirsi dire che la pelle scura non ha imperfezioni, cioè come dire che, non lo so, che di notte le stelle non si vedono perché è notte. Vabbè. Oltre a questo vi faccio vedere cosa si utilizza, che cosa si può fare su un incarnato misto tendenzialmente grasso. Vi mostro il color correcting, il baking e l'applicazione del fondotinta. Con questo make-up potete andare a fare la spesa, andare a scuola mettendo semplicemente un pochino di mascara e di burro cacao o di liquid lipsticks o magari solamente un po' di blush e un lip balm con un po' di mascara. Insomma, è un tipo di base che potete fare tutti i giorni. Io spero che questo video vi possa aiutare perché ricevo sempre tantissimi messaggi in merito alla reperibilità dei prodotti, in merito a come si può applicare una base perfetta e spero magari con questo video di rispondere un po' alle vostre domande. Se non sei ancora iscritto al mio canale, you better subscribe! Allora, come si tratta una pelle grassa? Innanzitutto è consigliabile utilizzare delle creme non troppo idratanti, possibilmente a base di acqua, come questa qui. Questo è un campioncino della Moisture Surge, generalmente la porto dietro con me quando sono in viaggio, mi piace molto perché idrata però non ti lascia quell'alone, diciamo, grasso, non ti dà quella sensazione come se avessi un qualcosa di troppo sulla pelle. Quindi questa crema secondo me è molto molto buona. La applichiamo sul viso, così, e la spalmiamo. Non dimentichiamo il collo. Ok, questa crema secondo me è perfetta perché come potete vedere, sì, la pelle è idratata però non c'è l'unto. A questo punto è bene utilizzare un primer. A mio avviso il migliore in assoluto è il Pore Minimizing di Smashbox. Questo primer, ma in generale tutti i primer di Smashbox vanno molto bene. Ultimamente sono state lanciate da Urban Decay dei primer molto molto buoni che se volete vi presento in un video specifico, così possiamo parlare anche magari dei primer, come vanno utilizzati e su che tipo di pelle vanno utilizzati. Questo è un pore minimizing, quindi in teoria dovrebbe minimizzare i pori. Io non so perché, avendo la pelle mista, che è tendenzialmente grassa, tendo a diventare oleosa, soprattutto in questa zona, non so perché, cioè in maniera proprio spropositata, è un qualcosa proprio di, boh, neanche io riesco a spiegarmi il perché di tutto ciò. Poi vabbè, qui sulla punta del naso, avere la pelle grassa per carità è una benedizione perché poi quando si invecchia il viso non ha segni, però porca miseria, il disagio di avere la pelle lucida è qualcosa di veramente stressante. Non so se anche voi avete questo tipo di imbarazzo magari quando vi si lucida il viso, però sì, è proprio...
I don't know, I don't know. Comunque sì, ecco, ho concentrato il primer nelle zone dove divento particolarmente oleosa. Subito dopo il primer, che cosa si deve fare? Si deve andare a creare una piccola barriera e io utilizzo il finishing powder di NYX. Questo è in banana. Ho preso questo perché sennò cosa succede? Che se utilizzo magari una powder bianca del tutto, rischio l'effetto flashback. Adesso qualcuno di voi dirà cosa sta facendo? No, no, ragazzi, so cosa sto facendo perché vi assicuro che ho adottato questa tecnica da un po' di mesi. Questa è una barriera che vi può aiutare. No, la cosa più assurda veramente che ho sentito, che ho letto proprio tra i vari appunti che questi insegnanti, docenti insegnano, c'era scritto che allora, la correzione delle occhiaie per le donne africane, siccome sono scure, non si vede. Allora, io sono scura di pelle. Vi sembra che abbia la pelle perfetta? A mio avviso non penso di avere la pelle perfetta. Questa zona è più scura. Qui abbiamo delle occhiaie, qua sotto abbiamo delle occhiaie, qui abbiamo un pochino di discromia perché la pelle scura è una delle più difficili da gestire in termini di discromie perché può capitare molto spesso che si abbia magari il viso più chiaro rispetto al corpo e il corpo magari più chiaro rispetto al viso. Per esempio Bellamy, lei ha il suo viso che è molto più scuro rispetto a tutto il corpo. Cosa si fa in questi casi? Generalmente io tendo a fare il match con il collo. Che cosa si utilizza per annientare l'occhiaia o comunque la discromia? Va utilizzato un correttore aranciato e non è l'aranciato pescato che si utilizza per la pelle chiara, perché a me è capitato anche di trovarmi in una situazione in cui mi venisse dato un correttore pescato. A noi servono i correttori aranciati. Quindi che cosa faccio? Vado ad annientare, per esempio anche qua, come potete notare in questa zona io sono grigia, quindi andiamo a annientare questa discromia. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte e sfumiamo. Anche qua c'è un brufolino, qui abbiamo una bella cicatrice, poi qua, ancora qua, poi qua io anche in questa zona non ho i baffi ragazzi, non ce li ho, però sono più scura. Generalmente tendo ad essere più scura anche qua. E ovviamente adesso che ho utilizzato questo correttore che è di Smashbox, mi piace tantissimo, potete trovarlo in tutti i negozi limoni oppure se non lo trovate lì andate direttamente sull'e-commerce e ve lo comprate e ve lo ritrovate a casa appassionatamente. Lo andiamo a mettere qua sotto nell'occhio proprio per andare a correggere. Adesso io non lo so se lo vedete, però qua si vede un'evidente occhiaia. Anche qua abbiamo una discromia, qua sopra. Ora con un pennello sintetico, generalmente io uso questo qua di Sigma oppure quest'altro che è sempre di Sigma, vado a sfumare tutto il perimetro che sono andata a correggere e come potete notare la zona grigia è diciamo pressoché sparita. Poi adesso non l'ho messo ovunque perché comunque sopra metterò il fondotinta, però rispetto a prima possiamo notare che è avvenuta una correzione. Anche qua sotto potete vedere che tutto è stato neutralizzato. Ok? Benissimo.
andiamo a neutralizzare anche le rughe d'espressioni, che io rido in continuazione e da quando sono piccola ho queste rughe che prima o poi le andrò a togliere con un pochino di acido ialuronico, non lo so, però proprio non mi piacciono. Adesso io non so se si nota la differenza, però in questo modo noi abbiamo neutralizzato e abbiamo reso un pochino più omogeneo l'incarnato. A questo punto prendiamo un fondotinta. Io adesso uso il Total Control, che secondo me è il match che si avvicina di più, perché io ho un sottotono giallo, ragazzi, e stendo il fondotinta. Vedete, questo è proprio il mio colore, perché la differenza tra il mio incarnato e il fondo direi che è pressoché invisibile. Io sono un NC50 in MAC, per chi fosse interessato, quindi il corrispondente di NYX è il Total Control numero 18, perché questo ha un sottotono giallino, come potete notare. Il fondo è stato inserito correttamente. Generalmente il fondotinta andrebbe anche applicato sul collo, sotto il mento e anche un po' sulle orecchie, perché sennò le orecchie, che sono quasi sempre poco esposte al sole, tendenzialmente sono sempre un pochino più chiare. Un'altra cosa che non vedo fare mai, ogni volta che mi faccio truccare, è l'highlight con il concealer. Allora, il viso in questo modo c'è, è omogeneo, però siccome ho messo un correttore, tutti i volumi sono meno evidenti, quindi sembro quasi bidimensionale. E siamo nel 2017, quindi non so come mai i make-up artist oggi su pelle scura non hanno capito che devono fare un highlight, seppur leggero, comunque ci deve essere con un correttore più chiaro. Poi se la cliente non lo vuole è un altro discorso, ma un minimo di volume secondo me è meglio. Comunque utilizzo Fon, io l'ho conosciuto tramite Jackie Aina, che è una mia carissima amica. Allora lo applichiamo qua, non c'è bisogno di fare una cosa proprio, cioè basta metterlo un pochino qui sotto l'occhio in questo modo, così, un pochino qua, un pochino qua e lo vado a sfumare. Non premete troppo quando andate a fare questo lavoro, perché sennò ovviamente la spugnetta vi mangia tutto quanto. Non vi scordate quest'area, che io tante volte vedo la gente truccata benissimo e poi qua non ha il make-up, qui in questo angolo. E notiamo già da subito che abbiamo un po' di volumi. A questo punto possiamo fare un po' di contouring in crema leggero, oppure possiamo opacizzare e poi andare a fare quelli in polvere, oppure andare a fare il contouring in crema e poi andarlo un po' ad evidenziare sempre con un bronzer in polvere. Io adoro il contouring in crema, lo preferisco, ma in realtà poi lo vado a settare ovviamente con del bronzer o con una powder più scura. Vado a fare dei puntini, 1, 2, 1 e 2, poi 1 e 2. Poi vado a applicare il contouring, così. E il contouring va sfumato in alto. Cioè io mi ricordo una volta una tipa mi ha fatto il contouring così, ragazzi, così, ma state scherzando? Dobbiamo tracciare una linea
che se continua dovrebbe combaciare con questo punto. Questo è il vero contouring. E poi la andiamo a sfumare con la nostra spugnetta. Qui magari facciamo un pochino più di pressione perché comunque dobbiamo andare a creare una sfumatura. Ovviamente, ragazzi, il contouring per pelle scura deve essere caldo, prevalentemente caldo. Non so perché nelle scuole italiane insegnano che è freddo. No, ragazzi, piuttosto neutro, ma freddo su pelle scura non esiste questa cosa perché tutto quello che è freddo su di noi si trasforma in grigio, in ashy, in qualcosa che veramente fa schifo. Anche qui il leggero contouring. Potete utilizzare questa stessa spugnetta, non so se si vede, e ovviamente di qua andiamo a fare la stessa cosa. Cosa facciamo adesso? Andiamo a fare un pochino di baking. Il baking a cosa serve? È una tecnica che ti permette di fissare bene il tuo make-up. Per chi ha la pelle mista tendenzialmente grassa è un toccasana. Utilizzo la Banana Powder, Translucent Powder di Ben Nye e la vado ad applicare prima nella zona dove divento generalmente oleosa e poi anche qua sotto in forma ridotta, anche qui perché divento oleosa anche qua, e attendiamo. Vado a fare la stessa cosa qua e attendono un poco poco. Cosa facciamo adesso? Adesso andiamo a rimuovere il baking perché comunque è passato un po' di tempo, così. Solitamente io che cosa vado a fare? Pressed powders, questo lo andiamo a utilizzare nelle parti un po' più chiare e poi questo qui sulla parte qui scura dove ho fatto il contouring in crema. Picchietto in questo modo. Questo movimento è per togliere le cose, questo è per applicare e pressare. Questa è una cosa che ho imparato tramite Wayne Goss. E poi nella zona più scura utilizziamo questa powder qua. Questo è un pennello di Morphe che mi piace molto e vado a creare, intensificare la mia sfumatura. Questa powder la sto utilizzando stile bronzer. Io non so perché in Italia non c'è la concezione del bronzer per pelle scura. Ragazzi, i neri si abbronzano e diventano anche molto più scuri. Quando io vado al mare divento più scura, quindi si può creare tranquillamente un effetto di bronzing anche su pelle scura. Creiamo un minimo di contouring, lo facciamo con il 224 di MAC e voilà! Abbiamo un viso che rispetta il mio incarnato senza che io diventi grigia. Poi se vogliamo un tocco di Sand Filter lo possiamo applicare, che è uno tra i miei preferiti, perché ti dà quell'effetto naturale. Questo prodotto secondo me è molto sottovalutato, è di NYX ed è molto simile al Dark Deep di MAC. Ti dà quella lucentezza che dici wait a minute. Non so se si nota la differenza, però secondo me è un prodotto molto molto buono. Questo è il numero 12 Sabo. It's very nice. A questo punto abbiamo la base fatta e quindi non dobbiamo dimenticarci di applicare un fissante. Lo spray che voglio utilizzare oggi è di Urban Decay, hanno riformulato tutti i loro prodotti, sono in collaborazione come sempre con Scandinavia, è oil free quindi non c'è l'olio, quindi è perfetto per le pelli miste tendenzialmente grasse. In questo modo ci togliamo l'effetto un po' cakey che abbiamo sul viso. E niente, a questo punto la base è pronta, è fatta. Infatti, come potete vedere, quasi sembra che il make-up non ce l'ho, però comunque il make-up c'è e abbiamo scolpito il viso in modo delicato, semplice. Lo so che sono tanti, sembrano tanti step, però in realtà è una questione di abitudine. Se noi ci abituiamo a fare questi step, poi vi assicuro che innanzitutto avrete una durata più lunga rispetto alla giornata e non diventate oily AF. Quindi ragazzi, io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, commentate con un yes e mettete like e noi ci vediamo al prossimo video.